Buongiorno a tutti quanti. Oggi un paio di amici del gruppo mi danneranno perché avevo promesso che avrei provato un paio di super set tipo 345 soap e poi ovviamente di provare la First Line Shaving. Oh ragazzi, mi dispiace ma no, neanche oggi non ce l'ho fatta. Purtroppo quando sono lì e devo prendere un sapone, aprire sti super set che adoro, mi dispiace, cosa ci devo fare? Sono ben più forti di me, quindi piano piano arriverò a fare anche quello. Nel frattempo oggi almeno proviamo un prodotto italiano che togliamo Varesino, Pantarei, crolla un po' tutto per come la vedo io. Per carità, Noavia è un buon saponcino, ma quel prezzo là ce lo possono anche tenere per la qualità che porta a quel prezzo. E il resto di marchi non serve che vi dica cosa ne penso, insomma, ecco. Per me, sempre a quel prezzo lì sono evitabili, ok, Vitos, Proraso, Palmolive, c'è marchi così, bisogna solo tirare giù il capello e dire porca miseria che bombe. Però tutte quelle fascette medie lì, tipo Goodfellas, Stro, cose del genere, per me, lo sapete già, non ci siamo. Anche perché tanti dicono, ma con Goodfellas o Rasorok, o roba di risparmio, 9 euro c'è un sapone. Ma porca miseria, ma con 9 euro hai una cremetta da 100 ml, che con 18 hai 170 grammi di Stirling. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, se noi guardiamo la qualità, il prezzo, la durata, cioè, ma ciao, ma proprio ciao ciao. Comunque adesso non voglio stare a polemizzare su queste cose, ognuno faccia quello che vuole. Io faccio quello che voglio io. Proviamo, come sempre al contrario, come piace a me, tanto ve lo dico, Aromilla. Allora, questo sapone qua l'ho scoperto su un video di Samuele Squillaci di Sbarbati e Profumati. E ho detto, cavolo, prodotto italiano, perché non provarlo? E quindi l'ho ordinato sul sito. Oli essenziali di elicriso, lavanda, salvia arricchito con estratto di elicriso. Vediamo come lavora. Per lavorare bene, perché la ciotolina è un po' piccolina, è alta ma piccola, c'ha V2 Synth, così si lavora bene. E oggi proviamo Is the Big Boss. Big Boss. Wolfman VR2, in questo caso il gap è di 1,25, quello che ho provato io mio è da 0,90, questo me l'ha prestato Alessandro Vettorello, caro amico che ci scambiamo rasoietti, cose, anche perché insomma, dover proprio comprare tutto è difficile, quindi almeno ogni tanto ci scambiamo qualcosa e li proviamo prima. Gap da 1,25, esposizione negativa, il mio è da 0,90. Vediamo come lavora, armato di Rapira Swedish. Il sapone ha una consistenza molto particolare, non mi ricordo di aver provato un altro sapone, metto un po' di furbo come prebarba, tanto per cambiare un po', anche perché siccome che la profumazione del sapone è molto leggera e sa un leggermente di tipo di salvia, di erbette, di fiorellino, ma una roba molto leggera. Quindi ho detto un po' di prebarba fresco che sa un po' di menta, male non gli fa, ecco. La consistenza è tipo una cera, proprio una cera. Non saprei spiegarlo in modo meglio, una cera di quelle non durissime, ecco, però una cera. Vediamo come lavora. Comunque io perché non uso mai i prebarba in creme o gli oli? Intanto gli oli secondo me vanno dopo a modificare il sapone, per quanto poco vanno a modificare le prestazioni del sapone. A me spesso mi mancano di scorrevolezza dopo, fanno il contrario di quello che dovrebbero fare. E non uso le creme perché non mi ci trovo proprio neanche con quelle, no. Spesso ammorbidiscono la pelle ma non vanno ad ammorbidire il pelo, che è la cosa che a me interessa di più. Invece il gel non mi va a contrastare il sapone,
mi ammorbidisce il pelo, non mi va a toccare la pelle, che comunque quello che deve fare lo farà il sapone, basta, no? E quindi, vabbè, vediamo se basta. Lavoriamoci un po'. E ora, il sapone schiuma veramente poco. Beh, ma di per sé per me non è un problema, perché l'importante è che anche se fa un piccolo strato, anzi, io preferisco un strato protettivo e scorrevole piuttosto che una maschera di sapone che dopo magari non attracca neanche sulla pelle o non fa neanche il suo lavoro fatto bene. Un po' alla talco, anche questo va un po' lavorato, va lavorato un po' alla volta, perché come vedete dopo un po' che lo lavori prende forma. Anche questo è un sapone che se lo annacqui troppo da subito te lo giochi. Dopo io, bene o male, uso sempre questo come metodo. Dopo capisco se il sapone mi permette di o ha bisogno di andare più giù di acqua subito, vado subito, ma se no, questo è il metodo comunque che uso sempre. Ok, vediamo come va. La meta subito molto più presente in viso, però sempre molto dolce. Abbiamo la sensazione proprio di un rasoio che si pianta come un spartineve e porta via, dove passa porta via. Sembra un rasoio che dice io non salto sopra il pelo, io lo taglio il pelo, comunque sia sempre.
In settimana proveremo anche il Carbon in titanio, rasoio spettacolare. Allora, dolce però già si sente che il rasoio rade, non scherza, però per adesso è molto gestibile. Ecco, l'unica cosa che mi viene già adesso così a caldo da dire è che secondo me un cap intermedio, tipo un 1,10 se lo fanno, adesso non mi ricordo se 1,15, 1,10, una mezza via diciamo tra il mio e questo, secondo me potrebbe essere per le mie esigenze il rasoio perfetto, perché ti permette di portare via una barba anche di una settimana, per dire, senza problemi, ma ti permette anche la rasatura giornaliera senza problemi. Sto saponetto, vi dico la verità, va saputo lavorare, non è così immediato come pensavo, però non si sta comportando male. Adesso non mi metto a giudicarlo con Wolfman, perché magari gli metti i rasoi molto estremi o aggressivi e lì magari cambia tutto, però comunque non è un rasoietto come l'altro 0,90, cioè questo qua comunque è un gap di 1,25, Sì. E la metta in viso e la sento. Qual è il problema? Che comunque un sapone, vediamo che il post rasatura, un sapone che costa quasi 20 euro. È un sapone duro, bello duro, quindi anche lì comunque avrà una bella durata. Mi interessa molto il post rasatura per dare un giudizio sul sapone e anche le protezioni in contropelo. Purtroppo il sapone comunque tenderebbe un po', anche non avendo aggiunto troppa acqua, tenderebbe un po' a sparire. E secondo me, vediamo anche dopo il post rasatura. Mi sembra che anche la pelle me la lasci. Vediamo, aspettiamo un attimo, alla fine dopo valutiamo insieme, non voglio essere troppo precipitoso, ho già delle mie idee che mi ballonzolano per la testa, però ho piacere di finire la rasatura prima di parlare. E vi do anche la mia impressione, magari sbaglio. Mi dà l'impressione che per creare un sapone voluto o non voluto non lo so, però per creare un sapone così duro, perché credetemi è duro, è proprio un sapone duro, adesso me ne sto rendendo conto che si è appiattito, è proprio un sapone duro, qua è infinito questo sapone qua, cioè per fare un sapone così duro ho l'impressione che sia stata usata un po' troppa soda. Non sono un chimico, se sbaglio a parlare, dico la mia impressione,
E quindi secondo me si sono giocati un po' di componenti nella saponificazione. Cioè io consiglierei, parere mio personalissimo, di fare una mezza via, quindi ok, sempre magari un sapone compatto, non la solita crema, però almeno, cioè, se vogliono fare, comunque tenere anche un pochettino più di, dico io, di consistenza anche negli ingredienti dentro, magari un pochettino meno di soda può essere nel processo di saponificazione, magari si salvaguardia qualche olio in più, qualche componente in più, che rende il tutto un po' più prestazionale. Perché purtroppo il sapone, cioè, ha un montaggio molto molto buono, ma tende molto facilmente, cioè lui tiene anche un po', però tende un po' a scoprire dopo, no? Vedete? E lo lasciate lì, piano piano vedete che comincia un pochettino a smontare. Quindi secondo me va solo un po' calibrata la saponificazione, mi dà quell'impressione lì. Se vediamo come mi lascia la pelle. Perlomeno questo è un sapone. Questo lo posso dire nel senso che senti che è saponificato. Il sapone ce l'ho lì da mesi e mesi e mesi ed è sempre identico. Non ha cambiato di mezza virgola. Quindi sicuramente hanno lavorato nella direzione giusta. Secondo me si può un po' aggiustare. Se non sbaglio, mi aveva detto anche Samuele che cercavano di cambiare un po' la formula. Secondo me non sono distanti, guarda che non è un brutto prodotto. Qua mi sono fatto un taglietto io, colpa mia. È la seconda volta che il Wolfman mi frega, perché è un rasoio fantastico. È un rasoio che vi dà una sicurezza mostruosa. E anche a gap alti, voi vi sembra sempre che abbia una dolcezza incredibile, ma in realtà la lametta è fuori, cioè la lametta è lì dritta, è proprio che ha una geometria mostruosa, cioè veramente progettata bene. Ecco perché dico che a volte si spendono soldi per un rasoio. Qua c'era o due o tre brufoletti, me li ha lasciati quasi tutti, uno me se l'ha acciaccato. Ma il rasoio è mostruoso, cioè ti permette cose incredibili, sto rasoio qua. Però usa le lamette anche lui, quindi dovete ricordarvi che è dolce, ma la geometria del rasoio non è un optional, quello che dice fa.
quindi il rasoio molto molto profondo, ragazzi, invece un BBS mostruoso, anti-irritazione, perché irritarsi, se hai una buona lama con un rasoio così è quasi impossibile. Chi si rade, non so, 1 o 2 volte a settimana, questo gap 1,25 è perfetto. Chi piace anche a volte radarsi tutti i giorni, secondo me un gap, una mezza via tra il mio e questo, 1,10, praticamente può essere veramente il rasoio definitivo, perché è un gusto sentirlo nell'utilizzo, perché la lama è proprio presente in viso, te lo godi. Non è aggressivo, è gestibile, ti permette angoli diversi, è qualcosa di spettacolare. L'unica cosa è che lavorando molto di lama e essendo sempre dolce non dovete dimenticarvi che taglia. Veramente ve lo dico perché mi sono già acciaccato 2 volte con sto rasoio qua, ma proprio per colpa mia, perché so che posso fare qualsiasi cosa e questa troppa sicurezza non bisogna sottovalutarla. Allora, ecco, anche il post rasatura, vedete, è un po' strano, non so se è sempre legato a quell'idea lì, cioè sento la pelle nutrita, cioè, è un buon post rasatura, però nello stesso tempo la sento anche un po' tirata. Non vorrei che comunque i componenti sono buoni e di qualità, ok? Quindi anche sti di criso, sti oli che sono dentro, tutto sono di qualità, ma non vorrei che questo forse, questa soda in più, non lo so se è questo, se nel processo di saponificazione per renderlo più duro ci è voluta più soda o potassio, quello che è, che magari un pochettino in viso lo si senta. Ecco, tutto qua. Ma secondo il mio parere basta veramente poco per renderlo comunque un sapone usabile e piacevole. Ecco, la profumazione è fatto per chi ama quelle profumazioni delicate, ecco, chi ama la profumazione appena appena che senti un pochettino di magari di lavanda, di elicriso, di salvia, di quello che c'è dentro, che neanche so, ecco, sì, lavanda, salvia, elicriso, però tutto molto molto lieve, quindi io dico almeno usate la lavanda, metteteci un po' di profumazione che si senta la lavanda, ecco, perché altrimenti diventa un sapone che ok funziona, ma che non ha quasi profumazione. E a noi appassionati ormai la profumazione è una cosa importante in rasatura, da qua non ci si scappa, dai. Ok, ho detto la mia. Comunque non mi ha lasciato una brutta pelle, il sapone è lavorato bene, devo dire la verità, vediamo quello che è rimasto nel pennello. Ma aspettavo peggio, mi aspettavo veramente peggio, avevo quasi paura di usarlo perché non mi aveva dato una grande impressione. E invece devo dire che secondo me non è male. 20 euro, mi dispiace dirlo, ma io non ci ridò. Cioè, non ci ridarei assolutamente, sono sincero, lo sapete. Deve essere aggiustato per essere venduto a quel prezzo. Però, se c'è uno sconto, magari lo trovate a 10-12 euro, una prova la potete fare, soprattutto chi non ama profumazioni forti, ma gli piace qualcosa di delicato che lo accompagni in rasatura senza essere invadente e comunque un prodotto funzionale, non è male, secondo me non è male. Ok, non posso che non abbinarlo con Albion della Phoenix Beau, che c'è dentro anche la lavanda. Avete visto lo splatter oggi? Lo splatter. Più in là proveremo insieme anche il VR1. Quindi la versione con esposizione positiva di Wolfman. Insomma, dai, piano piano. Grazie anche ad Alessandro Vettorelli, un amico veramente, perché non è da tutti fidarsi di prestare un rasoio. Oh ragazzi, per carità, Wolfman è Wolfman e non posso dire niente. Questo, vi assicuro che questo aftershave qui, l'alcol lo fa sentire di brutto. Cioè, io prendo fuoco con questo aftershave se la rasatura non è perfetta. Ragazzi miei, mi sembra di mettere dell'acqua in viso.
mi sembra di aver messo acqua, non ho sentito la rasatura, quindi rasoio super super promosso. La meta fantastica sul mio viso, e vi dico, il sapone nonostante tutto, magari con un setup non troppo estremi, con rasoi che funzionano, il sapone già funziona così, quindi non è male. Una giustatina, ve lo dico, una giustatina, magari anche un pochettino meno duro, se con un po' meno soda, che preservi anche gli oli, le cose che mette dentro, potrebbe essere un gran buon saponcino. Magari una buona profumazione, un bel floreale, un lavanda, quello che volete, una bella profumazione, potrebbe essere un marchio che ogni tanto nei SOTD potrebbe girare con la sua dignità. Questo è il mio pensiero. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!